Ciao ragazzi, qui è Icy Axi, benvenuti nel 12° episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato è scelto dai pacchetti dell'Ultimate Team. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati ancora in 8ª posizione in classifica, a 5 punti dall'ultima posizione disponibile per le coppe europee, occupata da Roma e Napoli. Con la salvezza ormai certa, guardiamo solo avanti e nonostante una posizione di metà classifica possiamo ritenerci super soddisfatti del campionato, almeno fino ad ora. Le ultime due sfide che ci attendono a febbraio ci vedono ospiti della sorpresa maggiore di questa stagione, il Torino. Poi ospiteremo in casa il Milan, che invece conduce la classifica proprio davanti al Toro. Marzo inizierà invece con la sfida contro la Lazio, sempre in casa. Poi avremo il Como, che vedrete riassunto, per poi concludere con la sfida alla Juventus ed infine il Lecce, anch'esso riassunto molto velocemente. Ma bando alle ciance, ci attende la sfida col Torino. Questa è la formazione che sta stupendo tutti quest'anno e nonostante non sia piena di campionissimi è comunque molto solida, con i 3 centrali della difesa 5 dei Granata che stanno facendo un campionato pazzesco, consentendo al Torino di essere secondo e di giocare alla grande, visto che nelle ultime 5 partite hanno trovato ben 4 vittorie. Per affrontarli ci affidiamo a questo 11 composto per la maggior parte da titolari. Le uniche novità infatti sono Ngoi titolare al centro della difesa e Yepes in mediana. Per il resto non cambiamo nulla perché voglio vincere questo match. The tension is palpable and you can understand why. Two high-level sides about to face each other and it's anyone's guess how this is going to end up. È tutto pronto per iniziare e saranno i padroni di casa a dare il via alle danze. Ma siamo noi ad avere la prima occasione della partita dopo appena 10 minuti. Ma il tiro di Tella, nonostante la potenza, è abbastanza centrale da poter essere parato da Benitez. 5 minuti dopo guadagniamo una punizione dal limite e la affidiamo a Pereira. Il tiro del centrocampista è praticamente perfetto e il portiere Granata non può nulla. Esultano tutti con Andreas, giustamente festeggiato dopo questa bellissima punizione. Si risveglia il Torino che prova a pareggiarla con Matanovic, ma il palo non è d'accordo e noi rimaniamo in vantaggio. Rispondiamo immediatamente ed è nuovamente Tella ad arrivare al tiro. Purtroppo, anche in questo caso la conclusione è centrale ed il portiere riesce ad intervenire. Verso la fine della prima frazione ci prova nuovamente il Torino, ma la conclusione dal limite viene deviata da Silvestri con un buon riflesso. Manca un minuto alla fine del primo tempo, quando riusciamo nuovamente a renderci pericolosi, stavolta da fuori con Tutino, che batte Benitez, ma il tiro colpisce il palo e sul rinvio finisce la prima frazione. Siamo in vantaggio, non dobbiamo abbassare la guardia perché i padroni di casa sono pericolosi. Dobbiamo assolutamente continuare a spingere. Dopo soli 10 minuti di ripresa riusciamo a trovare una buonissima triangolazione con Tutino che riceve e serve Soriano con un passaggio al bacio. Il trequartista rimane lucido e batte il portiere con facilità, portandoci così sul 2-0. Non passa molto tempo e Pereira ha una nuova occasione su punizione, leggermente più lontana della prima, ma il risultato è esattamente lo stesso. Tiro complicato da parare per Benitez e gol che chiude la partita. Ora il Torino non ha più chance di tornare in partita. Anzi, negli ultimi minuti siamo noi ad avere un'opportunità per il 4-0. Stavolta il tiro di Tella però si spegne al lato. Siamo ormai nel recupero. Williamson prova la sponda per Zapata che arriva da dietro. Tiro al volo potentissimo che non lascia scampo a Silvestri. Esulta Zapata, ma ormai è troppo tardi. Siamo riusciti a fermare i Granata nel loro stadio, con una partita al limite della perfezione, ed è proprio questa la Sampdoria che vorrei vedere più spesso, ordinata e cinica. Well, Derek, it was fairly comfortable in the end because they were tactically superior, had better individuals and were always... La settimana successiva ospitiamo il Milan. Questo è il Milan che il gioco crede giocherà contro di noi e già così è abbastanza spaventoso. Ma se si guarda alla panchina possiamo notare gente come Leao, Gyökeres e Brobbey. Possiamo quindi tranquillamente affermare che non sono una squadra propriamente alla nostra portata. Come il Torino si affidano alla palla lunga e al fisico prestante dei loro giocatori per mettere in difficoltà le avversarie. Nelle ultime 5 stanno faticando, ma ripeto, non sono affatto da sottovalutare. Fino ad una giornata fa erano primi per un motivo. Ed infatti anche la Gazzetta ci ricorda che nel girone di andata abbiamo perso, e non di poco, visto che la prima partita in Serie A è stata contro di loro e ci hanno battuto pesantemente. Per questa partita ci sono nuovamente solo 2 novità nella formazione titolare. Giordano agirà sulla fascia di sinistra, in difesa, mentre Stanis agirà dietro Tutino in coppia con Tella. Proviamo a vincere questo match. Preghiamo che la buona sorte ci aiuti. Two teams heading for what's sure to grab the interest of football fans around the world. Total coverage coming up next on EA TV. Il Milan è pronto con Gyökeres a dare il calcio d'inizio. Vediamo come va. Dopo 22 minuti abbiamo una prima occasione di portarci in vantaggio. Tella prova il tiro con il sinistro, ma la palla esce e si spegne sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Negli ultimi minuti di primo tempo il Milan ha un'occasione colossale con Gyökeres che si invola tutto da solo verso la porta, ma il suo tiro potentissimo si stampa contro la traversa e rimbalza in aria, arrivando a Salamakers, che ci prova al volo arrotandosi su se stesso. Il tiro però è impreciso e si ferma al lato della porta. Ci siamo
siamo salvati, ma è stato un miracolo. E la prima frazione si conclude quindi col risultato di 0-0. Non sarebbe male riuscire a mantenerlo fino alla fine, Milan permettendo. Il secondo tempo inizia con le squadre molto bloccate ed è caratterizzato da diversi errori in impostazione, ma al minuto 74 abbiamo una nuova occasione di portarci in vantaggio. Soriano serve Tutino, che si gira su se stesso, prima di servire nuovamente il trequartista, che prova subito il tiro, che si rivela pericoloso, ma non abbastanza da battere Maignan, che se la cava deviando al lato. 10 minuti più tardi ci prova Gyökeres da dentro l'area, ma Silvestri con un riflesso mostruoso riesce ad avviarla in angolo. Siamo ormai nel recupero, Loftus-Cheek ci prova da lontanissimo. Il pallone finisce sul petto di Ngoi, che involontariamente serve Gyökeres, che si coordina e con un tiro al volo fortissimo riesce a battere Silvestri. Nulla da fare per il nostro portiere, che deve arrendersi all'attaccante milanista. Siamo arrivati ad un passo da un buonissimo pareggio. La partita purtroppo finisce con la vittoria del Milan, ed è un peccato, perché ultimamente stavamo giocando davvero bene. Yeah, it was a disappointing performance from them. They give the ball away too many times for me. Didn't play with the intensity we're used to seeing. Non c'è però tempo di pensarci. 7 giorni dopo torniamo a giocare nuovamente al Ferraris ed ospitiamo la Lazio, in un'altra partita che non si prospetta semplice. La Lazio non è così differente da quella che conosciamo, manca forse una vera punta, ma davanti sono pieni di frecce velocissime che metteranno sicuramente in crisi la nostra difesa, che pecca proprio in velocità. Tuttavia la Lazio sta attraversando una stagione non semplice ed attualmente è in decima posizione, addirittura dietro di noi. Infatti, nemmeno nelle ultime partite è riuscita a cambiare lo spartito che caratterizza la loro stagione, piena di passi falsi. So che non sarà facile questo match, ma ogni tanto un po' di turnover è dovuto, soprattutto perché non possono giocare sempre gli stessi in ogni match. Quindi Ngoi torna al centro della difesa con Giordano alla sua sinistra. Yepes torna in mediana affiancato da Ncham e Pereira. In attacco invece ci affidiamo a Coda con alle sue spalle Soriano ed Estanis. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Noslin è pronto a far partire il gioco, speriamo di riuscire a contenere lui ed i compagni. Ma l'inizio non è dei migliori, la Lazio dopo 15 minuti ha la prima occasione del match, proprio con Noslin, che prova a giro dal limite dell'area. Buona la risposta di Silvestri, che però concede l'angolo. Angolo che poi si rivela innocuo, ma 20 minuti dopo Noslin vede l'inserimento di Quadrato da dietro. Passaggio col contagiri che libera al tiro il giocatore colombiano, freddo e lucido davanti a Silvestri. Vantaggio ovviamente meritato per gli ospiti. Una nuova occasione alla Lazio dopo un'azione confusa al limite che si conclude con un tiro velenoso di Guendouzi sul quale Silvestri mette il guantone salvandoci dal doppio svantaggio. Ed il primo tempo si conclude qui, non abbiamo mai visto palla, il pressing e le frecce davanti della Lazio ci hanno messo profondamente in crisi per tutti i primi 45 minuti. Purtroppo nel secondo tempo la situazione non sembra essere diversa. Quadrato vede il movimento di Noslin e lo trova con un passaggio perfetto. L'attaccante controlla e tira, battendo Silvestri. Ora la Lazio si trova in una posizione di sicurezza con 2 reti di vantaggio. Abbiamo provato a reagire, ma tutti i nostri attacchi sono stati sterili e inconcludenti. Anzi, la Lazio ci ha riprovato nuovamente con Noslin da fuori area, che ha impegnato il portiere e per fortuna questa volta se l'è cavata. E poi ancora ci ha riprovato l'attaccante biancoceleste ed ancora una volta si è opposto Silvestri, deviando in angolo alla conclusione. Una volta battuto l'angolo, l'arbitro ha deciso di mettere fine alle nostre sofferenze col triplice fischio. Ci hanno schiacciati per la maggior parte del tempo e la nostra reazione non è stata sufficiente a creare preoccupazioni alla loro difesa, sempre molto attenta. Sono 2 le sconfitte di fila, dobbiamo resettare e ricominciare da capo. Dopo qualche giorno ne abbiamo avuto l'occasione contro il Como, una squadra decisamente più alla portata delle ultime affrontate. La partita si è conclusa sull'1-0 per noi grazie a questo gol di Coda in contropiede, che ci ha regalato i 3 punti ed un'ottima vittoria in trasferta. La settimana successiva ospitiamo la Juventus, una Juventus che nelle ultime sessioni di mercato è diventata mostruosa e non si sa come sia possibile non sia prima in campionato. Gli uni in porta, 2 difensori giovani ma rocciosi, centrocampo di qualità e attacco incredibile. Per fare solo alcuni nomi, Darwin Núñez, Gabriel Jesus, Thuram, Douglas Luiz. Insomma, quasi quasi potrebbe anche rimanere titolare del Sciglio. La Juve gioca in maniera equilibrata, sfruttando il possesso in attacco per scardinare le difese ed evitare anche contropiedi pericolosi. Nelle ultime 5 partite non hanno mai perso, vincendo per ben 4 volte. Stavolta, però, non facciamo cambiamenti. L'unica differenza rispetto alla formazione che abbiamo sempre visto è Ngoi, che sta giocando benissimo ultimamente. Ed è un centrale veloce, il che ci aiuta visto che il compagno di reparto, invece, è molto lento. Two sides ready to give it their all in what promises to be 90 minutes of end-to-end football. Stay with us for every kick of the ball. Saremo noi a far partire il gioco con Tutino.
e siamo sempre noi ad avere la prima ghiottissima occasione del match dopo appena 7 minuti. Scambio tra Tutino e Soriano che penetra in aria e serve nuovamente l'attaccante, ma il tiro di controbalzo viene parato da Lunin, che ovviamente esulta. Per tutto il restante primo tempo, praticamente fino alla fine, sia noi che la Juve troviamo difficoltà a scardinare le rispettive difese, ma noi ci riusciamo per un attimo in contropiede, con Tutino che evitando Diomandé riesce a penetrare in aria e tentare il tiro a giro, parato nuovamente da Lunin, in forma mostruosa. Primo tempo dunque che si conclude sul punteggio di 0-0, per adesso siamo riusciti a tenere a bada la Juventus, non ci resta che continuare così e magari segnare se riusciamo a crearci un'altra piccola opportunità. La prima parte del secondo tempo però è abbastanza noiosa. Al 75esimo Stanis, entrato da poco, pesca perfettamente Tutino. Il nostro attaccante riesce a liberare il tiro, ma stavolta è il palo ad opporsi. Partita che rimane dunque in equilibrio. Manca ormai pochissimo, ma Stanis prova ad appoggiarsi al capitano e a ributtarsi nello spazio. Arriva preciso sui piedi il passaggio di Tutino e il trequartista con la punta riesce ad anticipare Lunin in uscita disperata. Esplode di gioia il nostro trequartista offensivo abbracciato da tutti i compagni di squadra. Purtroppo però la gioia dura poco. Nunez riceve il pallone vicino all'area, dribbla l'ala che viene lasciato sul posto e davanti a Silvestri l'attaccante bianconero è glaciale e riporta in parità i suoi che hanno rischiato seriamente di perdere. Ed invece, dopo 2 minuti di recupero, la partita si conclude con le due squadre che si spartiscono i punti e nonostante una partita perfetta da parte nostra, paghiamo caro l'unica disattenzione di tutti i 90 minuti. Purtroppo bisogna quindi parlare di un'opportunità sprecata. We're just not at their best today, and you've got to be in this league or you'll get punished. Dopo la pausa nazionali ci attende il Lecce, clamorosamente anche loro sono a metà classifica e sono pericolosi. Tuttavia ci affidiamo a Tutino che prima ci porta in vantaggio con questo tiro di incrociare e dopo il pareggio del Lecce ci porta nuovamente avanti con un rigore, prima di chiudere definitivamente i giochi poco più tardi con una staffilata sotto la traversa che sigla anche la sua tripletta personale. E quindi dopo questo mese e mezzo di partite la classifica si presenta così. Per noi non è cambiato poi così tanto, siamo ancora in 8ª posizione, ma ora quando mancano 8 partite alla fine i punti che ci separano dall'ultima posizione utile per le coppe europee sono 4. Dovremo essere perfetti da qui alla fine se vogliamo qualificarci per le competizioni europee. Ma per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo al prossimo video.